Buonasera a tutte! In molte mi avete chiesto il tutorial per poter realizzare la vostra borsetta fatta con le linguette delle lattine. Dunque, facciamo una piccola premessa. Dopo aver raccolto le linguette delle lattine e dopo averle lavate ed asciugate, dovete far caso che hanno un dritto e un rovescio. Questa è la parte dritta e questa è la parte rovescia. Noi per poter lavorare dobbiamo andare a mettere dritto su dritto, possibilmente tutte e due le parti nella solita posizione. Vedete, in questa maniera qua risulta molto più brutto, andandole a mettere così. Ora prendiamo il nostro uncinetto e il nostro filato. Vi dico subito, non è il filato giusto il mio. Voi, mi raccomando, prendete il giusto filato per un uncinetto del 3 o anche 3,5. Andiamo a inserire l'uncinetto nell'asola prima. Avete visto, c'è un'asola più grande e un'asola più piccola. Noi si va a inserire l'uncinetto nell'asola grande, andiamo a prendere il filo, lo peschiamo e vi facciamo una maglia bassa. Allora, per realizzare tutta la borsa servono 3 tipologie di punti. Se la catenella non è una tipologia di punto, allora 2, che è la maglia bassa e successivamente, ma solo per rifinire, la maglia altissima. Io ora qua ho fatto la maglia bassa, ne vado a fare un'altra e dopo faccio 2 catenelle, quindi 2 maglie basse, 2 catenelle, dritto su dritto e continuiamo. Andiamo nuovamente a prendere le 2 linguette e rifacciamo la stessa cosa, mettiamo dritto su dritto, possibilmente nella stessa posizione di quella precedente. Adesso andiamo a metterle in questo modo, così, tipo sandwich. Quella di prima deve essere dentro quelle che andrete a fissare adesso. Quindi ritorniamo a noi, uncinetto, infilo nell'asola che si è appena formata, quindi passando per tutte e 4 le linguette. Deve passare nell'asola, nella seconda asola della prima linguetta e nella prima asola della seconda linguetta, ma facendovelo vedere è molto meglio. Andiamo di nuovo, maglia bassa, 1, maglia bassa 2, quindi catenella, catenella. Nuovamente andiamo a prendere le nostre linguette, dritto su dritto, l'ultima asola della linguetta di prima deve andare dentro le linguette di adesso e combaciare con la prima asola delle linguette appena messe, in questa maniera. Se faccio così credo che capite meglio. Rimane
così, vedete, ora ne avete prese 3 e mettete lei. Quindi andiamo nuovamente a fissare con la nostra maglia bassa. Non vi preoccupate se si muovono, che comunque sia le potete tranquillamente rigirare in questo primo passaggio. Maglia bassa 1 e maglia bassa 2, catenella 1, catenella 2. E se dovessi chiudere il lavoro, l'ultima asola andate semplicemente a chiuderla. Chiudetela con maglia bassa 1 e maglia bassa 2. Ora non andiamo a fare 2 ma bensì 3 catenelle in modo da poter voltare il lavoro. Quindi catenella 1, catenella 2 e catenella 3, andando ad aprire. Vi troverete così il risultato di come viene il lavoro. Allora, la parte dove lavorate sarà la parte interna, quella che poi foderete. La parte, questa qua è la parte più pulita, che sarà quella esterna. Ora dovete essere voi a decidere quante linguette andare a mettere per lunghezza e quante volte girare il lavoro per poter andare a lavorarlo in larghezza. Ritorniamo a come voltare il lavoro. Quindi abbiamo fatto le nostre 3 catenelle, andiamo a prendere un'altra linguetta e sempre dritto su dritto. Questa è la regola essenziale, dritto su dritto. La vai ad appoggiare e nuovamente vai a fare la tua classica maglia bassa 1 e maglia bassa 2. Ritorniamo a catenella 1 e catenella 2. Quindi prendiamo una nuova linguetta. Questa volta non si lavora più a doppio, ma si lavora a singolo perché la base già ce l'abbiamo. Quindi la andiamo a porre qua sopra. Andiamo sempre, vedete le asole? Ora sono già 3, quindi tu inserendone una hai già le 4 che avevi prima. Ora la vai a rifissare con maglia bassa 1 e maglia bassa 2, catenella 1 e catenella 2, linguetta, l'appoggi al lavoro. Quindi riandiamo maglia bassa 1, maglia bassa 2, catenella 1, catenella 2 e adesso andiamo a chiudere il lavoro. Quindi senza aggiungere la linguetta, maglia bassa 1 e maglia bassa 2. Adesso io ci faccio una catenella, ma voi sarebbe, se il lavoro è concluso, andrete a fare la chiusura. Quindi qua adesso andiamo ad aprirla e come vedete la vostra trama inizia a prendere forma. Questa è la base per creare la vostra borsa. Una volta che il lavoro è stato ultimato, andiamo a fare un giro di
maglie altissime per poter rifinire il prodotto. Quindi uno, solitamente sono sempre due per asola, questa volta senza catenelle, sono solo ed esclusivamente maglie altissime. Vedete, esattamente in questa maniera qua. Ora vi ripeto, il filato purtroppo non è lo stesso che ho usato per la mia borsa. Questo è un filato un po' più grosso. Voi trovate un filato che si possa utilizzare con un uncinetto da 3 a massimo un 3,5 come lui, ma non di più. Anzi, consiglio spassionato, usate un uncinetto del 3. Io spero di esservi stata utile con questo tutorial, spero più che altro che siete riusciti a capire qualcosa e per qualsiasi cosa mi trovate nei commenti. Se mi lasciate un like e magari mi seguite, a me mi fa altro che piacere e in più mi aiutate anche a far crescere la mia attività, che sarebbe artigianato. Grazie mille ancora, un salutone!